Namaste, benvenuti su Gotha Yoga, mi chiamo Valentina Amato e nella lezione di oggi praticheremo un breve flow con le posizioni base del Vinyasa. Introdurremo anche la posizione di Chaturanga Dandasana e per tutta la pratica potreste aver bisogno di 2 blocchetti che posizioneremo davanti al tappetino in questo modo, sull'altezza più alta. Iniziamo subito, andiamo in quadrupedia, portiamo i polsi direttamente sotto le spalle, le dita delle mani ben distese e separate. Gli indici sono paralleli tra di loro e puntano in avanti. Le ginocchia sono direttamente sotto le anche, potete mantenere il collo del piede a terra oppure puntare i piedi. Iniziamo a riscaldare la colonna vertebrale con un po' di cat and cow. Inspirando ruotiamo indietro le spalle, lasciamo cadere il petto, inarchiamo la schiena, spingiamo gli ischi al cielo, lo sguardo in avanti. Espirando premiamo bene a terra con la zona fra l'indice e il pollice, allontaniamo le scapole, risucchiamo l'addome e spingiamo il coccige verso il basso, il mento allo sterno. Ancora inspiro ed espiro. Seguiamo per il momento il ritmo naturale del respiro. Le mie sono solo indicazioni, quindi fate seguire il vostro movimento con il vostro respiro. Dopo la prossima espirazione, torniamo al centro. Premiamo bene a terra con le mani per mantenere le scapole distanti, le lasciamo scivolare verso il punto vita. Il bacino non è né troppo in anteroversione né troppo in retroversione, cerchiamo di mantenere una posizione neutra per il bacino e un leggero tono nell'addome. L'ombelico è leggermente risucchiato verso l'interno. Da questa posizione inspiriamo al centro ed espirando andiamo in flessione laterale a sinistra. Immaginiamo di disegnare una C con il corpo, avviciniamo la spalla sinistra all'anca sinistra, lo sguardo oltre l'anca sinistra. Rimanete qui per qualche istante, continuate a respirare, sentite l'apertura del lato destro. Cercate di non spostare il peso a sinistra, bensì di mantenerlo al centro. Inspiro, ritorno. Espiro, flessione laterale a destra, di nuovo. Lo sguardo oltre l'anca destra, premo bene a terra con il ginocchio destro, allungo tutto il lato sinistro. Inspiro e torno al centro. Ci muoviamo in maniera dinamica, inspiro, espiro flessione laterale a sinistra, inspiro, torno al centro, espiro flessione laterale a destra. Ancora una volta inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspirando ritorno al centro. Spostiamo ora la colonna vertebrale in torsione. Inspirando distendo il braccio destro verso l'alto ed espirando faccio scivolare il braccio destro dietro il polso sinistro. Inizio a camminare piano piano lontano dal corpo con la mano destra. Quando raggiungo il limite, ruoto il palmo della mano destra verso l'alto, poggio la spalla destra a terra, la guancia destra a terra. Premo bene a terra con la spalla destra e immagino di voler allontanare la scapola dalla colonna vertebrale. Mantengo il peso anche sul ginocchio destro e respiro qui. Ritorniamo su, premo bene a terra con la mano sinistra. Inspirando distendo il braccio destro al cielo, prima di riportarlo in linea con l'altro. L'altro lato, inspiro, braccio sinistro in alto. Espiro e faccio scivolare il braccio dietro il polso destro. Di nuovo mi allontano il più possibile con la mano sinistra, ruoto il palmo della mano verso l'alto, poggio a terra la spalla e la guancia. Premo a terra con la spalla, allontano la scapola dalla colonna vertebrale. Qualche respiro profondo qui, il peso rimane al centro. Con la prossima inspirazione, distendo il braccio sinistro in alto.
ed espirando ritorno in quadrupedia. Porto le ginocchia sui talloni e troviamo una posizione comoda. Spostiamo i glutei verso l'esterno, indietro, troviamo bene l'appoggio al centro degli ischi. Iniziamo a chiudere gli occhi, ruotiamo indietro le spalle cercando di allinearle con i fianchi. Iniziamo a creare spazio fra ogni vertebra, partendo dal coccige. Risaliamo tutta la colonna vertebrale e premiamo la sommità del capo verso il cielo. Il respiro è ancora spontaneo e naturale, cerchiamo di osservarlo senza modificarlo per il momento. Osserviamo però il corpo e cerchiamo di lasciare andare tutte le tensioni. Rilassiamo tutti i muscoli che non sono funzionali al mantenimento di questa posizione. Gradualmente rendiamo il respiro più profondo, consapevole e osserviamo quali sono i pensieri che stanno in questo momento disturbando la quiete della mente. Li osserviamo senza farci catturare, senza farci coinvolgere. Adesso non è il momento. Manteniamo l'attenzione al respiro. E con ogni espirazione lasciamo andare tutto ciò di cui non abbiamo bisogno. Ogni volta che la mente comincia a vagare durante la pratica, riportate l'attenzione al respiro. Continuate a mantenere un respiro profondo, consapevole, lentamente aprite gli occhi. E iniziamo a scaldarci. Ritorniamo in quadrupedia, riportiamo i polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, le dita delle mani distese, separate, gli indici paralleli tra di loro puntano in avanti. Le ginocchia rimangono allineate sotto le anche, troviamo una posizione neutra per le spalle e per il bacino. Ancora un po' di cat and cow, inspiro, apro il petto, inarco la schiena, guardo in avanti. Espiro e curvo. Ancora inspiro ed espiro. L'ultimo inspiro ed espiro. Inspirando torno al centro in una posizione neutra e faccio scivolare le ginocchia leggermente più indietro rispetto alle anche. Punto gli avampiedi, inspiro, immagino di premere la testa verso un muro ed espirando sollevo le ginocchia di pochissimo dal tappetino. Rimango qui, mantenete una posizione il più possibile neutra per il bacino, per le spalle e lasciate sempre l'addome sveglio. Con la prossima espirazione premo le mani a terra, immagino di voler allontanare da me il tappetino, inizio a spingere il bacino in alto e indietro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. Le ginocchia sono morbide, ancora piegate. Mi concentro sulla parte superiore del corpo, premo bene a terra con la zona fra l'indice e il pollice e mi aggrappo leggermente con tutti i polpastrelli. Ruoto i bicipiti verso l'alto e immagino di voler portare le braccia l'una verso l'altra. Mantengo la base delle costole verso l'interno e l'ombelico verso la colonna vertebrale. Inizio a pedalare con le gambe mantenendo la spinta degli ischi verso l'alto e indietro e continuo a respirare profondamente.
Lo sguardo è alle dita dei piedi, alle ginocchia oppure all'ombelico. Porto le ginocchia a terra, avvicino gli alluci, sposto le ginocchia verso l'esterno del tappetino, spingo i glutei verso i talloni, distendo le braccia in avanti e poggio la fronte a terra in Balasana, Child's Pose. Vi ricordo, questa è la posizione che potete trovare ogni volta che ne avete bisogno, se vi sentite affaticati durante la pratica, per ritrovare il contatto con il respiro. Inspiro, ritorno in quadrupedia, sistemo i polsi e le ginocchia. Espiro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. Di nuovo ritrovate l'integrità della parte superiore del corpo, piegate ancora le ginocchia e spingete bene gli ischi al cielo. Ora lentamente provate a rilassare i talloni verso il basso, indietro, osservate le sensazioni nella parte posteriore delle gambe. Se è troppo siete sempre in tempo a flettere le ginocchia. Iniziamo a fare dei piccoli passi con i piedi verso le mani fino a raggiungere l'inizio del tappetino. Pieghiamo le gambe, cerchiamo il contatto fra il ventre e le cosce. Le mani sono a terra. Uttanasana, flessione completa in avanti, il peso si sposta sugli avampiedi. Il collo è rilassato, la testa è pesante. Lentamente inizio a srotolare la colonna, una vertebra alla volta. La testa sale per ultima. Ruoto indietro le spalle. Tadasana. Bene, iniziamo con qualche saluto al sole in maniera progressiva e introduciamo Chaturanga Dandasana. Tadasana è la posizione di partenza, i piedi allineati sotto le anche, le gambe forti, manteniamo una posizione neutra per il bacino, l'addome è attivo, le spalle ruotate indietro, le scapole scivolano verso il basso, le braccia sono forti lungo i fianchi. Inspiro, porto le braccia verso l'alto e lo sguardo verso l'alto, Urdhva Stasana. Espirando, piego le gambe e mi fletto completamente in avanti, Uttanasana. Inspiro, porto le mani sui blocchetti o sulle tibie, distendo la colonna, guardo in avanti, Ardha Uttanasana. Espiro, porto le mani a terra e con controllo porto tutti e due i piedi indietro. Lascio cadere le ginocchia sul tappetino. Inspirando, sollevo i piedi ed espirando, sposto le spalle oltre i polsi. Mantengo una leggera retroversione del bacino, ruoto bene indietro le spalle e con la prossima espirazione piego i gomiti a 90 gradi. Cercate di mantenere le spalle ruotate bene indietro, la base delle costole verso l'interno. Continuo a respirare, ovviamente. Rimango, ancora un inspiro. Espirando, scendo completamente a terra. Mantengo le mani sotto le spalle, premo a terra con il collo dei piedi, con il pube, inspiro, ruoto indietro le spalle, sollevo solo il petto, Bhujangasana, cobra. Espirando, torno giù. Lo facciamo ancora 2 volte, inspiro, ruoto indietro le spalle, sollevo il petto. Espiro, scendo. Inspiro. Espiro. Inspirando ritorno in quadrupedia, espiro, spingo il bacino in alto e indietro in Adho Mukha Svanasana, Down Dog, 3 respiri qui. Due respiri. Un respiro. Inspirando guardo fra le mani ed espirando faccio dei piccoli passi fino a portare i piedi fra le mani.
Inspiro, mani sulle tibie o sui blocchetti, distendo la colonna, Ardha Uttanasana. Espiro, flessione completa in avanti, Uttanasana. Inspirando, vengo su a metà e poi proseguo, vado fino al cielo con le mani, Urdhva Hastasana. Espiro, braccia lungo i fianchi, Tadasana. Andiamo avanti, inspiro, Urdhva Hastasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Plank. Cerchiamo di mantenere il bacino neutro anche in questa posizione, più o meno allineato alle spalle. Le scapole sono lontane, scivolano verso il basso. Se questo è troppo, siete sempre in tempo a portare le ginocchia a terra. Facciamo un bel inspiro ancora qui per creare spazio, spingo i talloni indietro ed espirando, dalle dita dei piedi comincia la spinta in avanti per portare le spalle oltre i polsi. Ruoto indietro le spalle, piego i gomiti a 90 gradi, rimango per l'inspiro, ginocchia a terra e poi scendo completamente, espiro. Inspiro, Bhujangasana, cobra. Espiro e torno giù, ne facciamo ancora uno. Inspiro, ruoto indietro le spalle. Espiro, scendo. Inspiro, ritorno in plank o in quadrupedia. Espiro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. 2 respiri profondi. Un respiro profondo. Inspiro, guardo fra le mani, espiro, piego le gambe a piccoli passi, porto i piedi verso le mani. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Inspiro, Urdhva Hastasana, espiro, Tadasana. L'ultima, inspiro, Urdhva Hastasana, espiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, plank o quadrupedia. Inspiro in questa posizione, espirando, Chaturanga Dandasana, opzione ginocchia a terra. Inspiro qui, espiro tutti quanti, ginocchia a terra e poi scendo completamente. Inspirando, sollevo il petto, Bhujangasana, espiro, torno giù. Inspiro, risalgo in plank o in quadrupedia, espiro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog e subito inspirando guardo fra le mani, piego le gambe e espiro, ritorno a piccoli passi. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Inspiro, Urdhva Hastasana, espiro, Tadasana. Utkatasana, chair pose. Manteniamo i piedi allineati sotto le anche, pieghiamo le ginocchia. Iniziamo a spostare il peso sui talloni, il bacino scende verso il basso e va indietro. Provo a portare le mani ai lati dei piedi e provo a scendere un po' di più di quanto vorrei. Inspiro, distendo le braccia in avanti. Allontano bene le scapole, bene il peso sui talloni, le ginocchia in direzione del secondo e terzo dito. Inspiro ed espiro. Ancora inspiro ed espiro. Inspiro, sposto il peso sul piede destro, espirando porto indietro il piede sinistro, ginocchio sinistro a terra, mani a terra. Inspiro, braccia in alto, espiro, affondo un po' di più. Ancora inspiro, espiro, mani a terra. Inspirando, distendo la gamba sinistra, guardo in avanti, apro bene il petto, espiro, un passo in avanti. Inspiro, scendo, Utkatasana di nuovo, rimango, espiro.
Inspiro, sposto il peso a sinistra. Espirando, porto indietro il piede, destro. Mani a terra, ginocchio a terra. Inspiro, le braccia salgono. Espirando, affondo. Ancora inspiro. Espiro, mani a terra. Inspiro e distendo la gamba posteriore, apro il petto, guardo in avanti. Espiro, un passo in avanti. Inspiro di nuovo Utkatasana. Espiro Tadasana. Costruiamo su questa base. Inspiro, scendo Utkatasana. Rimango, espiro. Sposto il peso a destra, inspiro ed espirando porto il piede sinistro indietro. Trovo l'equilibrio. Inspiro, braccio in alto. Rimango, espiro. Ancora un inspiro qui. Espirando ruoto il piede posteriore, Virabhadrasana 2. Allineo il tallone destro al centro del piede sinistro. Ginocchio destro in direzione del secondo e terzo dito. Ancora un respiro profondo qui. Ancora un inspiro. Espiro, porto tutte e due le mani a terra, sono in affondo basso, inspirando, guardo davanti a me. Espiro, ritorno. Piego le gambe, inspiro, Utkatasana. Rimango, espiro. Sposto il peso a sinistra, inspiro. Espiro, piede destro indietro. Inspiro, braccio in alto, high lunge. Rimango per l'espirazione. Ancora inspiro. Espiro, Virabhadrasana 2. Ruoto il piede posteriore. Di nuovo controllo l'allineamento tallone sinistro al centro dell'arco del piede destro. Braccia ben distese, sguardo a sinistra. Ancora un inspiro. Espirando porto tutte e due le mani a terra, ruoto il piede posteriore. Inspiro, guardo in avanti. Espiro e ritorno. Inspiro Utkatasana. Espiro Tadasana. Continuiamo. Inspiro Utkatasana. Espiro, sposto il peso sul piede destro. Inspirando con controllo porto indietro il piede sinistro, braccia in alto, rimango per l'espiro. Ancora un inspiro qui. Espiro, ruoto il piede posteriore, Virabhadrasana 2. Rimango per l'inspiro, rimango per l'espiro. Inspirando inizio a distendere con controllo la gamba destra e immagino di voler sollevare il tallone destro da terra. Espirando vado in flessione laterale verso destra, il braccio sinistro rimane in alto. La forza e il peso si proiettano verso il cielo. Ancora un inspiro. E ancora un espiro. Inspiro, torno su, braccia a T. Espiro, piego il ginocchio, Virabhadrasana 2. Inspiro. Espiro, affondo basso. Inspiro, guardo in avanti. Espiro, un passo in avanti. Inspirando di nuovo fletto le ginocchia, Utkatasana. Espiro, sposto il peso a sinistra. Inspiro e con controllo porto il piede destro indietro, le braccia in alto. Rimango qui per l'espiro. Ancora inspiro, cresco. Espiro, Virabhadrasana 2, guerriero 2. Rimango un respiro profondo. Inspirando distendo la gamba sinistra e immagino di voler sollevare dal tappetino il tallone sinistro. Inspiro qui. Espiro, flessione laterale a sinistra. Inspiro, cresco verso il cielo e rimango per l'espiro. Inspiro, torno su, gambe forti. Espiro, fletto il ginocchio, Virabhadrasana 2. Inspiro. Espiro, mani a terra, ruoto il piede posteriore, affondo basso, inspiro. Espiro e ritorno. Inspiro Utkatasana. Espiro Tadasana.
Ancora. Inspiro, Utkatasana. Rimango, espiro, sposto il peso a destra, inspirando vado indietro con il piede sinistro, braccio in alto, espiro subito Virabhadrasana 2. Inspiro, distendo la gamba destra, espiro, flessione laterale a destra. Inspiro qui ed espirando inizio a piegare il ginocchio destro, sposto il gomito destro sulla coscia destra. Porto la mano sinistra in direzione del lato destro corto del tappetino e poi da qui sposto il braccio oltre la testa. Parshvakonasana, variante, ancora un inspiro. Espirando porto tutte e due le mani a terra, ruoto il piede, inspiro, espiro, ritorno. Inspiro Utkatasana, espiro peso a sinistra, inspirando subito piede indietro, braccia in alto, high lunge, espiro Virabhadrasana 2. Inspiro, distendo la gamba a sinistra, espiro flessione laterale a sinistra, inspiro qui ed espirando piego il ginocchio sinistro, poggio il gomito sulla coscia. Di nuovo il braccio viene in avanti, la mano in direzione del lato corto del tappetino e poi faccio passare il braccio oltre la testa. Inspiro ed espiro. Ancora un inspiro. Espirando, mani a terra, ruoto il piede posteriore. Inspiro, guardo in avanti. Espiro, ritorno. Inspiro Utkatasana. Espiro Tadasana. L'ultima volta, giuro, aggiungiamo una posizione. Inspiro Utkatasana, espiro, sposto il peso a destra. Inspiro, porto indietro il piede sinistro, braccia in alto, high lunge. Espiro Virabhadrasana 2. Inspiro, distendo la gamba destra. Espiro, flessione laterale a destra. Inspiro qui. Espiro, piego il ginocchio destro, gomito sulla coscia, braccio sinistro oltre la testa. Inspiro. Espirando porto tutte e due le mani a terra e ruoto il piede posteriore. Poggio bene la mano sinistra sul tappetino. Inspiro, easy twist, distendo il braccio destro al cielo. Rimango, inspiro. E rimango, espiro. Ancora inspiro. Espiro, mano destra a terra. Inspirando guardo in avanti. Espiro, ritorno. Inspiro, Utkatasana. Fortunatamente abbiamo solo due lati. Espiro, sposto il peso a sinistra. Inspirando, high lunge, indietro il piede, in alto le braccia. Espiro, Virabhadrasana 2. Inspiro, distendo la gamba sinistra. Espiro, Utthita Trikonasana. Inspiro qui, espiro Parshvakonasana, inspiro, espiro tutte e due le mani a terra, ruoto il piede posteriore, premo a terra con la mano destra ed inspirando, distendo il braccio sinistro al cielo, easy twist, rimango. Con la prossima espirazione porto le mani a terra, inspiro, guardo in avanti, espiro, Uttanasana, flessione completa in avanti, rimango qui. Inspiro, mani sulle tibie o sui blocchetti, distendo la colonna, Ardha Uttanasana. Espiro, le mani a terra, un piede alla volta indietro, ginocchia sul tappetino. Facciamo adesso una variante di side plank. Iniziamo in quadrupedia, sistemiamo bene i polsi sotto le spalle, le mani come abbiamo già visto, distendiamo tutte e due le gambe, plank. Ora manteniamo i piedi leggermente più distanti rispetto al solito, manteniamo il peso su tutte e due le mani e continuiamo a premere a terra per allontanare le scapole. Sempre un leggero tono nell'addome e
ci lasciamo cadere verso destra con i piedi, quindi poggio l'esterno del piede destro e l'interno del piede sinistro sul tappetino. La tendenza sarà quella di scivolare verso il basso con il bacino, voi resistete e immaginate di nuovo di disegnare quella lettera C come abbiamo fatto in quadrupedia all'inizio della pratica. Il peso è bene su tutte e due le mani. Continuo a respirare e poi lentamente ritorno in plank. Ci lasciamo scivolare dall'altra parte. Di nuovo, contrastate la forza di gravità e spingete bene il bacino verso l'alto. Continuate ad allontanare le scapole. Mi ero dimenticata di dirvi anche continuate a respirare, ma voglio dire. Torno al centro, ginocchia a terra, alluci a contatto, Balasana, Child's Pose. Portiamo le mani sotto le spalle, iniziamo a srotolare la colonna una vertebra alla volta, la testa sale per ultima. E rilassiamo un po' i polsi. Shake, shake, shake. Facciamo dei pugnetti, iniziamo a ruotare i polsi in una direzione e poi nell'altra. Ed esercitiamo delle leggere pressioni sul dorso delle mani. Un paio a destra, un paio a sinistra. Baby Camel, una variante della posizione del cammello, un po' più semplice, un po' più baby appunto, un po' più piccola. Manteniamo gli alluci a contatto, divarichiamo le ginocchia e portiamo le mani dietro i piedi, dietro il bacino. Le dita delle mani sono ruotate verso l'esterno. Ruotiamo bene indietro le spalle e spingiamo lo sterno verso l'alto. Badate bene, lo sterno, non inarcate completamente la schiena, quindi l'apertura deve essere soltanto a livello del petto. Immaginate di spingere la zona fra le scapole in avanti. Questo. Bene, lasciamo andare. Solleviamo adesso il bacino, aiutandoci con la spinta delle mani, e portiamo il bacino in retroversione. Quindi tiro il pube verso l'ombelico. Spingo il coccige verso le ginocchia, ruoto indietro le spalle e spingo lo sterno verso l'alto. Posso mantenere il mento sul petto oppure lasciar cadere la testa indietro. Le braccia forti, le mani a coppa, i polpastrelli spingono bene sul tappetino e poi lentamente ritorno. Rimaniamo per un istante in questa posizione e poi ci lasciamo cadere di lato e ci sdraiamo a terra. Manteniamo ancora le gambe piegate, portiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro, ruotiamo il ginocchio sinistro verso l'esterno, manteniamo tutti e due i piedi a martello, sollevo il piede sinistro e afferro la coscia sinistra allacciando le mani, passando tra lo spazio che si è creato fra le gambe. Rilasso di nuovo la testa e le spalle a terra, inspiro qui ed espirando tiro le gambe verso il petto. Rimango ancora per 2 respiri profondi. Lascio andare la presa della coscia sinistra, ma mantengo le gambe in questa posizione. Distendo le braccia all'esterno, palmi delle mani rivolti verso l'alto e riporto il piede sinistro a terra. Di nuovo, non staccate la caviglia destra dal ginocchio sinistro e lasciate cadere lentamente le gambe verso sinistra. Quindi la pianta del piede destro sarà completamente a terra, il ginocchio destro punterà verso l'alto e tutto il lato esterno della gamba sinistra appoggerà a terra.
Mantenete la testa dove siete più comodi. Ancora un respiro qui. E poi lentamente ritornate al centro e riportate il piede destro accanto al sinistro. Caviglia sinistra sul ginocchio destro, sposto il ginocchio sinistro lontano dal corpo e mantengo tutti e due i piedi bene attivi. Sollevo il piede destro, afferro la parte posteriore della coscia destra allacciando le mani, ritorno a rilassare la testa e le spalle a terra. Inspiro, espiro e tiro le gambe verso il petto. 2 respiri profondi, rilassando il volto, rilassando le spalle. Lascio andare la gamba destra, riporto il piede destro a terra, rilasso le braccia all'esterno del tappetino e mantenendo questa forma nella parte inferiore del corpo lascio cadere le gambe verso destra. Di nuovo la testa dove preferite. Ancora un respiro qui. Lentamente torno al centro, sciolgo la posizione e inizio a distendere le gambe. Mantenendole leggermente divaricate, lascio cadere i piedi verso l'esterno, porto le braccia lungo i fianchi, mantengo i palmi delle mani rivolti verso l'alto e avvicino il mento allo sterno. Ritorno ad un respiro spontaneo e cerco di rilassare completamente tutto il corpo verso il tappetino. Shavasana.
Iniziate lentamente a fare dei respiri più profondi. E a risvegliare il corpo con piccoli movimenti, iniziando dalle dita dei piedi, dalle dita delle mani, lasciando cadere la testa da un lato, dall'altro. Iniziate a ruotare i polsi e le caviglie e risvegliate tutto il corpo. Allungatevi come al risveglio al mattino e poi accogliete le ginocchia al petto, dondolate da un lato e dall'altro fino a lasciarvi cadere lentamente in posizione fetale sul vostro lato preferito. Mantenendo gli occhi chiusi, ritroviamo una posizione seduta, a gambe incrociate, comoda, ma stabile. Osserviamo cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, senza però attaccarci ai risultati presenti o meno. E portando le mani in preghiera al centro del petto, in Anjali Mudra esprimiamo gratitudine per il corpo, il respiro, la pratica. Namaste.